Buongiorno, bentornati amici. Iniziamo oggi a parlare della storia della Russia. La storia della Russia, in che senso la storia della Russia? La realizzazione di questo argomento naturalmente implica dei problemi, anche alla luce dell'attuale crisi internazionale. Infatti il nome Russia è un nome controverso. Naturalmente io vi parlerò dell'attuale Russia, cioè dello Stato che oggi ha come denominazione ufficiale quello di Repubblica Russa e che in passato è stato l'impero russo degli zar. Bisogna però considerare che l'attuale Russia si chiama ufficialmente Russia soltanto a partire dal 1721 per volontà di Pietro il Grande. Prima si chiamava Moscovia. Siccome io naturalmente parto dall'inizio, cioè dal Medioevo, nelle prime lezioni parlerò appunto della Moscovia, che è l'inizio della Russia. La Moscovia si espande e diventerà l'attuale Russia. Tuttavia il termine Moscovia in italiano non è molto conosciuto e non è molto usato. Molti libri, compresi molti libri di testo per le scuole, usano il termine Moscovia. La Moscovia viene indicata come Russia, col nome di Russia, ben prima che assumesse Russia come denominazione ufficiale. Il termine Russia, peraltro, inizialmente non riguarda l'attuale Russia, bensì la Rus di Kiev, cioè non si chiamava Russia, in antico slavo si chiamava Rus. Io ho trattato la storia di Rus di Kiev nelle prime 3 lezioni dedicate all'Ucraina, alla storia dell'Ucraina. Inizialmente il termine designava solo Kiev e i territori vicini, quella era la Rus. Poi iniziò a indicare tutte le regioni possedute dalla Rus di Kiev e questo fu l'uso definitivo del termine. I Rus sono tutti quelli che appartengono allo stato di Rus di Kiev. Dopo la scomparsa di Rus di Kiev, il termine continuò a essere utilizzato per tutti quei territori o principati abitati da slavi orientali che avevano fatto parte di Rus di Kiev e che successivamente erano stati inglobati dalla Lituania o dalla Polonia o che avevano costituito la Moscovia. Non solo, il termine russo probabilmente significa svedese e designava i vichinghi svedesi che prima dell'anno 1000 colonizzarono i territori degli slavi orientali a partire da Novgorod e Kiev, quando la città di Mosca neppure esisteva. La stessa espressione Rus di Kiev non c'era, non esisteva all'epoca dello Stato russo. Siamo noi oggi che convenzionalmente utilizziamo il termine Rus di Kiev per indicare quell'antico Stato slavo medievale con capitale Kiev e distinguerlo dalla Moscovia. Quindi anche il termine Russia moscovita, che per comodità ho utilizzato anche nel titolo di questo argomento, non esisteva all'epoca della Moscovia. Si tratta di espressioni convenzionali, Rus di Kiev, Russia moscovita. Io userò l'espressione Russia moscovita accanto all'espressione Moscovia per indicare la Moscovia, proprio perché Moscovia non è un termine diffuso nella lingua italiana. Tuttavia voi sapete che sto parlando della Moscovia. Il punto è che una volta disgregatasi la Rus, intendo dire Rus di Kiev, nel corso del XIV secolo molti territori della Rus furono conquistati dalla Lituania e dalla Polonia, le quali in seguito si unirono. Altri territori, dopo alterne vicende, finirono per costituire il Principato di Moscovia. I territori russi inglobati da Lituania e Polonia sono per la maggior parte quelli che attualmente appartengono a Bielorussia e Ucraina. Invece il Principato di Moscovia costituirà l'embrione di quella che oggi si chiama Russia, come abbiamo detto. La polemica sul nome Russia, sulla storia dei territori rus e sull'eredità di Rus di Kiev è molto forte e implica controversie politiche riguardanti l'interpretazione della storia. Infatti l'antico stato di Rus di Kiev ha dato luogo geograficamente e anche linguisticamente a 3 gruppi di slavi orientali, quelli che oggi si chiamano bielorussi, ucraini e russi. Questa polemica si è riacutizzata in seguito all'invasione della Russia attuale, della Russia di Putin, ai danni dell'Ucraina nel 2022. Infatti la pretesa di dominazione dell'Ucraina da parte di Putin si basa sull'idea che l'attuale Russia sia l'unica depositaria della storia e della tradizione di Rus di Kiev e che i popoli bielorusso e ucraino neppure esistano realmente.
e che i loro territori debbano appartenere alla Russia moscovita come le sono appartenuti a partire da metà del 600 in parte e dalla fine del 700 in tutto, e anche durante il periodo dell'Unione Sovietica, pur essendo state formalmente Bielorussia e Ucraina repubbliche autonome all'interno dell'Unione Sovietica. Questa interpretazione è del tutto falsa, è riconosciuta come falsa da tutti gli storici seri e rappresenta semplicemente la propaganda putiniana per giustificare la brutale guerra di aggressione dell'Ucraina. Tuttavia non è certo Putin l'inventore di questa narrazione, essa esiste già a partire dai principi di Mosca come Ivan III o Ivan IV, passando per zar e zarine di Russia come Caterina II o Alessandro III. Ivan III nel 1547 si proclamò zar di tutta la Russia. In base a questo evento, i russi moscoviti sostengono che la propria patria dovrebbe essere chiamata Russia almeno dal 1547. Come vedete, la situazione è complicata. Ovviamente gli ucraini non accettano queste pretese storiche e politiche. Dal punto di vista degli ucraini, i russi moscoviti hanno usurpato il nome russo, che non appartiene solo a loro, ma come abbiamo detto era il nome dell'antico stato di Rus di Kiev. Non solo, gli ucraini sostengono che il nome Rus riguardi più l'Ucraina che la Russia attuale. Questo per due motivi: per motivi etnici, perché gli ucraini sarebbero di ceppo slavo molto più dei russi, i quali deriverebbero anche da tatari e da popolazioni balto-finniche, e per motivi storico-geografici. Infatti la Moscovia sarebbe sorta da principati e repubbliche che sin dall'inizio sarebbero stati ai margini di Rus di Kiev. Bisogna ricordare che intorno al 1100 ben 5 tra i maggiori principati di Rus di Kiev si trovavano all'interno dei confini dell'attuale Ucraina. Si tratta di Galizia, Volinia, Kiev, Pereyaslav e Chernihiv, che gli ucraini chiamano Chernihiv. Da dove cominciare dunque non è facile, poiché non c'è un momento preciso in cui l'embrione della Moscovia si forma. Molte notizie di cui parlerò nella prima parte di questa video lezione sono state già trattate, almeno alcune di queste, nelle mie video lezioni su Rus di Kiev, che ripeto trovate all'inizio della playlist sulla storia dell'Ucraina. Partiamo dal momento in cui alcuni territori della Rus di Kiev, che in seguito daranno luogo al Principato di Moscovia, si autonomizzano pian piano dal governo centrale. Stiamo parlando della parte nord-orientale dei Principati Rus, che comprende il bacino dell'Alto Volga, vi ho scritto qua i vari territori, e quelli degli affluenti di sinistra del fiume Oka, ovvero dei due fiumi Klaisma e Maskareka. Qui Rostov era diventata la sede episcopale e Suzdal, l'importantissima città di Suzdal, era il capoluogo politico. Il principato comprendeva anche la parte settentrionale degli attuali territori di Mosca e Vladimir, la parte occidentale di Kostroma e tutto il territorio di Yaroslavl, la parte sud-orientale di Tver e quella orientale di Novgorod. E questo è il principato di Suzdal oppure di Vladimir. In precedenza questi territori erano abitati da tribù finniche e poi però il territorio fu colonizzato dagli slavi rus a partire dal settore nord-ovest e poi si sviluppò sotto i principi Vsevolod e suo figlio Monomaco, Vladimiro Monomaco, tra la fine dell'undicesimo e l'inizio del XII secolo. Abbiamo parlato di questi due personaggi nella storia di Rus di Kiev. La loro residenza, attenzione, Vsevolod e Monomaco, la loro residenza era Pereyaslav. Monomaco era ben voluto da tutti poiché cercò di mettere pace
tra i diversi principi con 2 diverse conferenze, rinnovò il codice legislativo, la Ruska Pravda, inserendovi anche norme a favore dei ceti più deboli, e sconfisse i Cumani. Monomaco fondò numerose nuove città, tra cui Perejaslav, una Perejaslav diversa da quella che abbiamo citato prima, Perejaslav del nord, e inoltre Vladimir sul Kliasma, che invece abbiamo già citato. Perejaslav del nord e Vladimir sul Kliasma sono città omonime rispetto a quelle situate più a sud nel territorio della Rus. Vladimir sul Kliasma, detta anche Vladimir del nord, fu scelta come capitale da Yuri Dolgoruki, figlio di Monomaco, Yuri Dolgoruki, fondatore della dinastia indipendente di Suzdal. Attenzione, in italiano lo possiamo chiamare Principato di Susdalia, italianizzandolo. Questo principato viene chiamato Principato di Vladimir, oppure anche Principato di Suzdal, oppure Principato di Vladimir Suzdal, fate un po' come volete. Spesso viene chiamato Principato di Vladimir perché ben presto la capitale fu spostata a Vladimir. Questo principato può essere considerato appunto l'antesignano dell'attuale Russia. Yurich nei suoi ultimi anni fece una lotta inutile per conquistare Kiev, fu accettato come principe di Kiev solo poco prima di morire. Chi rende potente il principato di Suzdal è il figlio e successore di Yurich, ovvero Andrea Bagaliuski. Quest'ultimo cercò di creare uno stato centralizzato, rinunciando all'unità della Rus, e cercò persino di fare di Vladimir una pronuncia ecclesiastica indipendente da Kiev. Quindi vedete, il principato di Vladimir Suzdal si sta autonomizzando da Kiev, la quale peraltro è in forte decadenza. Che cosa succede infatti? Andrea Bogolyuski nel 1169, attenzione, conquistò e saccheggiò Kiev. Le chiese furono incendiate, la popolazione maschile massacrata, le donne e i bambini deportati come schiavi. Per umiliare Kiev, Andrea non vi trasferì neppure la sua residenza, preferendo restare a Vladimir e lasciando che il figlio governasse a nome suo. Capite? Conquista, distrugge Kiev solo per umiliarla, per far capire: guardate, il principe di Kiev non conta più niente, sono io il più potente e io sono il principe di Vladimir. E quindi ovviamente il fatto che Kiev venga rifiutata come capitale è una dimostrazione del declino di Kiev. Kiev ormai non riesce più a controllare gli altri principati. Andrea Bogolyuski diventa impopolare a causa dell'aumento delle tasse e dello stile di vita sprezzante nei confronti della tradizione, e che lo porta tra l'altro a scegliere favorite di bassa estrazione. Così Andrea Bogolyuski fu ucciso in una congiura di palazzo nel 1174. Dopo 2 anni di faide tra i nipoti, figli di suo fratello maggiore da una parte e il fratello minore Vsevolod dall'altra, quest'ultimo conquista il potere. Vsevolod, si tratta di Vsevolod II, ovviamente diverso dal Vsevolod I che vi ho citato all'inizio. I nipoti avversari di Vsevolod avevano dalla loro parte le città antiche, ovvero Rostov e Suzdal, con la loro aristocrazia e i governi municipali che avevano una tradizione molto forte. Ma Vsevolod prevalse perché fu appoggiato dalle città moderne, ovvero Vladimir e Perejaslav. Il regno di Vsevolod dal 1176 al 1212 segna il punto più alto del principato di Vladimir. Dopo la sua morte il territorio sarà suddiviso tra i suoi numerosi figli, per i quali Vsevolod era stato soprannominato Grande Nido o Gran Nido, perché aveva fatto moltissimi figli.
Il principato di Vladimir, che appunto si è sezionato in tante piccole parti, sarà riunificato solo dopo 2 secoli dal principe di Mosca. Dunque il principato di Vsevolod era molto potente, era potente tanto quanto la Galizia di Jaroslav e la Volinia di Roman, di cui abbiamo parlato nelle lezioni sul Rus di Kiev, cioè altri principati, la Volinia o la Galizia, che si erano staccati da Rus di Kiev, che ormai non era più uno stato unitario, si era diviso in tanti principati. Ciò che è particolarmente importante è che Vsevolod, come abbiamo detto, intendeva creare una forza locale e si disinteressò ai territori del sud e al possesso di Kiev, città ormai in declino. Per questo siamo autorizzati a pensare che l'espansione di Suzdal o di Vladimir, chiamatelo come volete, abbia creato il nucleo di uno stato dell'Alto Volga che sarà la base della futura Moscovia. Anche la sua politica, affidata alle dure repressioni e alla pratica dello sterminio, ricorda le caratteristiche dei futuri principi di Mosca e anche di qualche autocrate molto più recente. Vsevolod impose la sua autorità ai principi di Muram e di Ryazan, reprimendo con spietata crudeltà ogni loro tentativo di affrancarsi dal vassallaggio. Dunque il principato di Vladimir Suzdal è il precursore della Moscovia e dell'attuale Russia, ma a differenza dei principati russi dell'Ucraina, che erano aperti verso occidente, che guardavano verso l'Europa, Suzdal guardava a oriente. Geograficamente era vicina a fiumi che sfociavano nel Mar Caspio. Suzdal aveva forti legami con i civili e raffinati bulgari musulmani del Medio Volga che si trovavano a est e strette connessioni commerciali con altri popoli orientali. Le belle chiese di Vladimir e Suzdal costruite in questo periodo sono anch'esse una prova che queste città gravitavano verso oriente. Sono infatti costruite con una pietra ricavata dagli Urali e con uno stile simile a quello dell'architettura della Georgia e dell'Armenia. Uno dei figli di Andrea Bagaliusky sposò la regina georgiana Tamara. Tuttavia esistevano relazioni anche con l'Occidente, testimoniate dalla presenza di commercianti greci, germanici e cechi a Vladimir e dall'esistenza di comunità di ebrei e di armeni. Nonostante il crescente frazionamento e le tendenze centrifughe testimoniate non solo dal principato di Suzdal, l'unità della nazione russa era ancora sentita all'epoca di Vsevolod di Suzdal o di Roman di Volinia. I principati avevano una lingua comune, avevano sovrani derivati da una comune dinastia, la cosiddetta dinastia dei Riurichidi, una comune legislazione ecclesiastica. Questo sentimento unitario trova espressione nella letteratura. Abbiamo le cronache o annali, letopsi, iniziati a Kiev nel 1040 e che furono portati avanti in diverse città. Queste cronache consideravano la Rus ancora unita. Inoltre bisogna ricordare il capolavoro della letteratura russa antica, scritto da autore anonimo alla fine del XII secolo, il Canto della schiera di Igar, che parla della fallimentare spedizione di un principe di scarsa importanza, Igor di Novgorod-Seversk, contro i Cumani. Al di là dei suoi meriti artistici, il poema è molto significativo per il suo nazionalismo e per il suo patriottismo e per le sue critiche alle divisioni e alle faide dei vari principi. Alla fine del XII secolo e nel XIII secolo i rapporti dei Rus con i Cumani, di cui abbiamo parlato nelle video lezioni sul Rus di Kiev, i nomadi cumani, migliorarono i rapporti dei Rus con i Cumani. Molti erano i matrimoni tra le famiglie nobili russe e quelle cumane. Così, quando un esercito mongolo inviato da Gengis Khan, comandato da Gebe e Subatai, invase la steppa cumana nel 1224, i Cumani chiedono e ottengono l'aiuto dei principi Rus. L'esercito russo-cumano viene distrutto dai mongoli presso il fiume Kalka, che oggi si chiama Kalmius.
Molti principi russi furono imprigionati e uccisi, i mongoli poi si ritirarono verso oriente, ma tornarono 12 anni dopo con un esercito molto più potente, comandato da Batu Khan, molto importante il personaggio di Batu Khan. Nel 1236 Batu conquista i territori dei bulgari del Volga, poi entra nei territori dei principati Rus e devasta prima il principato di Ryazan, poi distrugge Vladimir, la sede del Gran Principe, poi sconfigge l'esercito dei principi Rus del nord nella battaglia del fiume Sit, vicino Yaroslavl, il 4 marzo 1238. Poi Batu Khan marcia verso Novgorod, ma il clima e le paludi lo spingono più a sud. I cittadini della città di Kozelsk che gli si opposero furono sterminati in un bagno di sangue. Nel 1239 Batu invade il territorio di Suzdal, poi punta verso occidente. Nel 1240 Kiev viene distrutta, gli abitanti vengono massacrati. Attenzione, 1240 è la seconda distruzione di Kiev. Ricordate che Kiev fu distrutta già, l'abbiamo visto, nel 1169. E quindi i mongoli attraversano poi la Volinia e la Galizia per entrare in Slesia e portare morte e distruzione in Polonia e in Europa centrale fino ad arrivare al mare in Croazia. Queste devastazioni dei mongoli ad ovest dei principati Rus sono state descritte ovviamente nelle video lezioni sui mongoli. Nel 1241 Batu e l'esercito mongolo si ritirano improvvisamente dall'Europa per motivi non chiari che abbiamo già discusso nelle video lezioni sui mongoli, forse per via dell'arrivo della notizia della morte del Gran Khan in Mongolia. In seguito Batu si mette a capo di uno dei 4 khanati in cui si divide l'immenso impero mongolo, il Khanato dell'Orda d'Oro, che comprendeva la pianura russa. Attenzione, egli fissa la propria capitale a Sarai, che si trova vicino alla moderna Sarav. I principati Rus diventano tributari dei mongoli per un secolo o per 2 secoli a venire, a seconda dei casi. L'invasione dei mongoli apre all'ascesa della Lituania. Ciao Sofì. Sotto Mindaugas, che regna come Granduca di Lituania dal 1235 al 1260, i lituani escono dal loro stato di anarchia primitiva e si trasformano in una potenza organizzata. Mindaugas occupa varie zone del territorio russo come Vilna, Minsk e Grodno. Però attenzione, anche altri territori che ora sarebbe difficile dire. Danilo di Galizia è uno dei pochi che riesce a restare immune dall'invasione lituana, ma le aggressioni devastanti dei lituani toccano Rus di Novgorod, Kiev e Mosca. L'unico principato della Rus centrale che resiste è quello di Smolensk, che però era in completo declino. Questi fatti sono all'origine della conquista da parte della Lituania di buona parte delle attuali Bielorussia e Ucraina. Oltre alla Lituania e alla Galizia, le uniche entità politiche che restarono vitali nella seconda metà del XIII secolo erano il Principato di Vladimir a nord e Novgorod a est, proprio i 2 territori che ci interessano di più, perché poi si uniranno a fare la Moscovia. La distruzione di Kiev da parte dei mongoli rappresenta la vera fine della prevalenza di Kiev. L'unità del Principato di Kiev, che in realtà già era stata messa in discussione in precedenza, come abbiamo visto, si dissolve. D'ora in poi le diverse parti della Russia, o meglio della Rus, si sarebbero sviluppate secondo linee autonome. Nel XIII secolo iniziano a distinguersi, a delinearsi 3 grandi gruppi di Rus, i cosiddetti grandi russi, cioè le popolazioni del nord-est dei territori controllati da Vladimir e più tardi da Mosca e del territorio di Novgorod.
Questi costituiranno la futura Moscovia e quindi ci interessano particolarmente. I russi bianchi, che vengono anche chiamati ruteni bianchi, i quali ben presto vengono conquistati, vengono inglobati dalla Lituania, dallo Stato lituano, e infine gli ucraini, cioè i Malarus, che significa piccola Russia. Sono piccola Russia, o invece di chiamarsi Ucraina si chiamava anche Malorus. Sono i popoli della Galizia, della Volinia e degli altri territori del sud-ovest. Parliamo del prosieguo della loro storia, della storia dell'Ucraina, nelle video lezioni dedicate all'Ucraina. In realtà questa distinzione in tre gruppi è controversa, anche perché gli ucraini non vogliono essere chiamati piccoli russi. Si tratta di una classificazione convenzionale realizzata nel 1303 al Sinodo di Costantinopoli per motivi amministrativi interni alla Chiesa. Tuttavia i nomi grandi russi, russi bianchi e piccoli russi entrarono nell'uso e furono utilizzati per secoli, quindi potremmo chiamare la futura Moscovia anche Grande Russia. È importante sottolineare come a partire dal XIV secolo si approfondiscano le differenze linguistiche tra questi tre gruppi, che diventeranno tre popoli diversi. La maggior parte della Russia dunque è assoggettata all'Orda d'Oro. Questa sottomissione è conosciuta nella tradizione russa come giogo tataro, cioè appunto sottomissione tatara, in russo tatarskaigo. Perché tatari? Perché i mongoli, dopo essersi fusi con i turchi, iniziano a essere chiamati tatari. Il giogo era lieve a Novgorod, di cui tra poco parleremo, era lieve anche in Galizia, dove il principe Danilo di Galizia riuscì a tenerli a bada ai tatari, ma la maggior parte dei principati russi, spopolati dalle devastanti invasioni, erano diventati vassalli del Khanato dell'Orda d'Oro. La loro economia era regredita e molti territori che sarebbero stati conquistati dalla Lituania in buona parte erano diventati terra di pascolo per i nomadi. Come ho detto, più tardi si salvarono dalla sottomissione tatara quei territori che sarebbero stati conquistati dalla Lituania e in minor misura dalla Polonia, ma la dominazione tatara risultò molto più forte proprio nei territori che ci interessano di più, cioè quelli del Principato di Vladimir. Dopo la morte di Danilo nel 1265, la Galizia si divise tra diversi principi. Nel 1282 anche la Galizia venne invasa e devastata dai tatari di Tulubuga Khan. I tatari di Tulubuga Khan 1282 passarono attraverso la Galizia e la devastarono, la saccheggiarono perché erano diretti in Polonia. Tuttavia, come abbiamo detto, nel 1347 la Galizia venne incorporata dalla Polonia, di cui seguirà le sorti per più di 4 secoli. Il declino della Galizia rinforza ulteriormente la Lituania, che era ancora pagana e che in seguito si convertirà al cattolicesimo. Nel corso del 300, come abbiamo studiato nelle video lezioni sulla storia dell'Ucraina e anche in quelle sulla storia della Polonia, il territorio della Lituania divenne vastissimo, tanto da comprendere la Russia bianca e la maggior parte dell'attuale Ucraina, tranne la Galizia che, come abbiamo visto, va alla Polonia. In seguito la confederazione tra Lituania e Polonia riuscirà a conquistare anche l'Ucraina orientale. Per questo i territori di Bielorussia e Ucraina si allontanarono dalla cultura dei tatari e resteranno legati all'Occidente all'interno della Lituania e della Polonia, le quali si uniranno nel 1346 sotto la dinastia lituana degli Jagelloni. Il declino politico e militare di Kiev e della Rus è strettamente intrecciato al declino economico. Nuove grandi vie commerciali si erano aperte altrove, ad esempio nel Basso Don, e non riguardano più la Rus. In realtà, dopo il disfacimento della Galizia, l'unico territorio russo che mantiene una grande importanza economica nei secoli XIII, XIV, XV è
Novgorod, di cui ora parliamo nel dettaglio. Novgorod, la metropoli del nord. Il suo territorio comprendeva il bacino della Neva, del fiume Neva, e altri fiumi meridionali del Golfo di Finlandia. Ad eccezione del territorio di Pskov, che però si rese presto indipendente, la regione di Novgorod era quasi completamente inadatta all'economia agricola e assai poco popolata, sicché per la sua sussistenza Novgorod dipendeva dall'importazione di cereali, soprattutto dalla regione dell'Alto Volga, che gli abitanti di Novgorod chiamavano il Nis, che significa paese basso. Novgorod si era impossessata dei trasporti fluviali dal Baltico al bacino del Volga. Il suo principale insediamento sul bacino del Volga era Torshok, la città di Torshok. Tuttavia la dipendenza economica dal Nis rappresentava un grosso svantaggio per Novgorod e fu una delle cause che la condannerà ad essere schiava di Mosca. La base della ricchezza di Novgorod erano i suoi possedimenti del nord, immensi territori che si stendevano a nord e a est della linea di demarcazione tra il Baltico e l'Artico e che venivano chiamati la terra di là dai fiumi navigabili, ovvero Zavolocie. Lo Zavolocie si estendeva a nord della costa di Murman e a est oltre gli Urali fino alla foce dell'Ob, del fiume Ob. La maggior parte di questi possedimenti apparteneva ai suoi abitanti a titolo individuale. La vasta distesa a nord-est era abitata da Samoiedi e Sirieni, molto scarsi di numero, e solo di tanto in tanto era oggetto di incursioni per ricevere tributi. Dallo Zavoliece Novgorod riceveva le preziose pellicce, che erano la sua merce più importante. Altri prodotti del nord che Novgorod esportava in occidente erano pesce, ossi di balena e di tricheco, falconi da caccia, sale, mica e argento. Il sistema economico di Novgorod funzionava così: Novgorod vendeva i prodotti dello Zavolocie e con i soldi ricavati acquistava cereali dal Nis. In realtà i soldi risultavano essere ben più di ciò che serviva a comprare cereali, e questo consentì a Novgorod di superare in ricchezza tutti gli altri principati russi nel XIII, XIV e XV secolo. La ricchezza di Novgorod inizia nel XII secolo ed è strettamente legata a quella di Visby e dell'Ansa germanica. I commerci di Novgorod con la Lega Anseatica non erano facili. Tutte le esportazioni di Novgorod verso ovest dovevano passare nelle mani della filiale della Lega Anseatica con sede a Novgorod. Ad ogni modo i rapporti con i tedeschi dell'Ansa erano amichevoli, non si può dire lo stesso dei vicini cavalieri teutonici e svedesi. Dopo l'occupazione da parte dei cavalieri teutonici della Livonia, che corrisponde alla Lettonia e ad una parte dell'Estonia, e da parte degli svedesi l'occupazione della Finlandia meridionale, spinti dal Papa, queste due forze cattoliche iniziarono a pensare alla conquista di Novgorod, di questo territorio ortodosso. Siamo negli anni successivi al 1250. Questa minaccia era molto seria perché arrivava negli stessi anni delle invasioni tatare e lituanie. Fortunatamente per Novgorod, teutonici e svedesi commisero l'errore di combattere separatamente e Novgorod si ritrovò un capo militare di altissimo livello. Si tratta di Alessandro, figlio di Jaroslav, gran principe di Vladimir. Nel 1240 Alessandro sconfisse gli svedesi comandati da Birger sulle acque ghiacciate del fiume Gneva, non lontano da dove oggi si trova San Pietroburgo. A seguito di questa impresa, proprio dal nome del fiume Gneva, Alessandro prese il soprannome di Nevsky. 2 anni dopo Alexander Nevsky mise in fuga anche l'esercito dei cavalieri teutonici sulle acque ghiacciate del lago Peipus, la battaglia del lago Peipus.
nel 1242. Queste vittorie sancirono il confine della futura Moscovia per i successivi 3 secoli. La leggenda di Alexander Nevsky e di queste battaglie contribuirono a tenere Novgorod lontana dalle influenze culturali dell'Occidente, e questo nonostante le forti relazioni commerciali con i paesi cattolici occidentali, che i Rus chiamavano latini. D'altra parte, le guerre di Novgorod contro gli occidentali, contro tedeschi e svedesi, erano state una necessità, perché da questi ultimi Novgorod era stata invasa. Nei 150 anni che seguirono l'invasione tatara, Novgorod si affermò come la capitale culturale e artistica della Grande Russia, che poi sarebbe diventata Moscovia. Furono costruite splendide chiese e monasteri. In architettura Novgorod sviluppò un suo stile originale, anche se con forti influenze bizantine. La pittura religiosa di Novgorod rappresenta un'anticipazione diretta della grande arte moscovita del XV secolo. La storia politica e costituzionale di Novgorod e della sua sorella minore Pskov attribuiscono a queste due città un ruolo particolare nella storia della Russia. Infatti a un certo punto si costituirono in repubbliche. C'è da dire che Novgorod, non diversamente dal Principato di Vladimir, era un territorio che è sempre apparso ai margini della Rus di Kiev. Novgorod non riusciva ad identificarsi con nessun ramo della dinastia di San Vladimiro. A Novgorod il principe era sempre considerato uno straniero e non riusciva ad integrarsi. Inizialmente i cittadini di Novgorod pensarono di darsi una dinastia locale, ma in seguito si avviarono verso la forma repubblicana. Già nel 1126 il Posadnik, il luogotenente del principe e il principale funzionario civile della città, iniziò a essere eletto. In seguito fu stabilito che egli non poteva essere destituito dal principe. Nel 1156 il vescovo, a differenza di quanto succedeva nelle altre diocesi, cominciò anch'egli a essere eletto dai cittadini, mentre il metropolita gli dava soltanto la consacrazione. Alla fine del 200 Novgorod si scontrò con il crescente potere dei principi di Suzdal e Vladimir, ma dalla lunga lotta che ne seguì Novgorod uscì vittoriosa. Andrea Bagaliuschi, che abbiamo già citato prima, fu sconfitto sotto le mura della città il 27 novembre 1170. La vittoria fu attribuita ad un miracolo della Santa Vergine e quella data diventò una solennità per tutta la Chiesa russa. All'inizio del 300 l'indipendenza di Novgorod fu difesa da un grande personaggio quale Mstislav di Tarapech, il quale fu per lungo tempo principe di Novgorod. Dopo l'epoca di Mstislav, i cittadini di Novgorod scelsero quasi sempre come loro principe il Gran Principe di Vladimir o un suo parente stretto, ma ormai il principio repubblicano era così forte che il principe fu ridotto al rango di un semplice magistrato, obbligato a rispettare diritti meticolosamente definiti. Se egli si fosse azzardato a trasgredirli, sarebbe stato immediatamente scacciato. Così umiliati, alla fine del XIII secolo i principi decisero di non recarsi neanche più a Novgorod, inviando solo i loro rappresentanti. Quando il Gran Principe di Vladimir diventò suddito del Khan dell'Orda d'Oro, convinse i cittadini di Novgorod a pagare un tributo ai tatari. Nonostante nessun esercito tataro avesse mai invaso il territorio di Novgorod, i cittadini di Novgorod acconsentirono per non mettere a repentaglio il Nis, da cui abbiamo detto che Novgorod era fortemente dipendente. Inoltre il principe che chiese a Novgorod di pagare il tributo era Alexander Nevsky, popolarissimo per aver salvato Novgorod, come abbiamo visto. Dall'altra parte, ben presto Novgorod smise di pagare questo tributo, quindi durante il periodo massimo della sua potenza Novgorod aveva nella pratica un governo repubblicano. Il principe era un signore straniero invitato ad assumere le cariche di giudice supremo e di comandante militare, ma la sua autorità era limitata da un contratto con i magistrati della città. Il principe era sottomesso al Posadnik, che abbiamo già citato, il magistrato supremo,
e inoltre il commercio veniva amministrato senza l'intervento del principe. Il principe non poteva acquistare proprietà all'interno del territorio di Novgorod. Inoltre il principe era obbligato ad autorizzare il libero commercio ai cittadini di Novgorod nei suoi possedimenti ereditari. L'autorità di Novgorod risiedeva nel popolo sovrano riunito nella Vece, ovvero l'assemblea. Il potere della Vece era illimitato. Nel XIII secolo, soprattutto durante il mandato di un principe di sentimenti nettamente democratici quale Mstislav di Tarapec, che abbiamo visto prima, la democrazia sembra fosse autentica, sembra essere stata autentica, con uno spazio anche per l'influenza delle classi popolari. Però nei secoli XIV e XV il vero potere finì nelle mani dell'aristocrazia capitalistica e la Vece, l'assemblea, fu dominata dai boiari che si organizzarono spesso in veri e propri partiti. Inoltre fu istituzionalizzata la violenza. Infatti, se all'interno della Vece un partito non era abbastanza forte da vincere mettendo a tacere l'altro, si faceva ricorso alle armi e i giudizi mediante combattimento si svolgevano sul ponte di Volkhov. I primi magistrati erano il Posadnik, che ho già citato, e il Tisiesky. Il Posadnik era il capo dell'esercito, anche se l'arcivescovo lo controllava. Il Tisiesky originariamente era il capo della milizia cittadina, ma successivamente la sua funzione principale fu quella di presiedere il tribunale che decideva sulle controversie commerciali. Lo stato di Novgorod era una plutocrazia, i nobili erano un'aristocrazia di capitalisti, banchieri e proprietari terrieri, controllavano sia tutti gli affari sia tutte le magistrature. Al di sotto di essi vi erano i mercanti, che erano organizzati in gilde. La gente comune all'interno del Vece era solo un insieme di burattini nelle mani dei ricchi. I distretti di provincia, Pogoste si chiamavano le province, e le città minori, Prigorde, città minori, in realtà Prigorde significa città vicine, non avevano alcun potere nella politica di Novgorod, ma godevano di un'autonomia molto ampia. Quando nel XV secolo la lotta tra Novgorod e Mosca entrerà nella sua fase decisiva, la natura plutocratica della società di Novgorod le fu fatale. Le sarà fatale. Infatti le classi più povere non avevano alcun interesse a sostenere l'oligarchia e in massima parte si schierarono con Mosca. Pskov, che inizialmente era solo una città vicina di Novgorod, Pskov era praticamente la sorella minore di Novgorod, e nel XIV secolo divenne indipendente e nominò i propri principi. Diversamente da Novgorod, Pskov era più agricola che commerciale. Era anch'essa un'oligarchia, vi era maggiore eguaglianza e minore disparità di ricchezze. È significativo inoltre che Pskov fosse l'unica località in tutti i territori russi dove non c'erano schiavi. Pskov non riuscì a diventare un vescovado indipendente e rimase parte della diocesi di Novgorod. Anche a Pskov non mancavano opere d'arte, le sue piccole chiese sono affascinanti e raffinate. Situata alla frontiera con la Livonia, Pskov iniziò a vivere in uno stato di guerra permanente. Fino al XVI secolo le sue mura, considerate le più resistenti della Rus, respinsero tedeschi e lituani. Pskov non scese mai a patti con gli stranieri. Infatti, quando Novgorod nella sua lotta contro Mosca cercò l'aiuto degli stranieri, in particolare dei cattolici lituani, Pskov preferì schierarsi con Mosca. Il nazionalismo di Pskov è leggendario. Forse non è un caso che la teoria imperiale moscovita, cioè l'idea di Mosca come la terza Roma, sia stata formulata per la prima volta da un uomo di Pskov, molto prima di Ivan III. Sapete chi è? Era un monaco. Magari lo diciamo nella prossima lezione. Arrivederci.